Ciao ragazzi, oggi facciamo un unboxing di Inerzia X1, lo strumento che ci consente di misurare con una precisione molto accurata lo swing di una racchetta da tennis. È la prima volta che mostro la versione definitiva in un video, la versione di vendita. Finora ho sempre mostrato delle versioni prototipali che utilizzo per lo sviluppo sia della parte meccanica sia della parte software. Questo invece è lo strumento è così come viene venduto, questo è pronto per essere spedito, domani mattina entra in scatola, imballaggio e parte. Che cosa si trova nella scatola? Lo strumento, il kit di calibrazione ed il certificato di collaudo dello strumento. Il certificato di collaudo riporta il numero seriale, l'inerzia dei campioni utilizzati per la calibrazione, che sono associati allo strumento, e l'analisi fatta da un software di dati grezzi salvati dall'app durante una sessione di 10 test consecutivi. Questi dati vengono analizzati, vengono monitorati dei parametri di riferimento che utilizziamo per capire se lo strumento sta funzionando bene o meno. Quindi sono riportati i risultati relativi a tutti i 10 test. Allora, kit di calibrazione. Il kit di calibrazione è composto da due barrette in POM lavorate al tornio. Le barrette si compongono, si montano una sull'altra, si avvitano e formano il campione di calibrazione, che può avere due differenti configurazioni in base alla presenza o meno di questa vite che vediamo sulla estremità. Se c'è la vite siamo nella configurazione B, che corrisponde a una inerzia di 340 punti, punto 14. Senza la vite andiamo nella configurazione A, di 283,23 kg per centimetro quadro di inerzia. Mettiamo un attimo da parte il campione di calibrazione e andiamoci a scaricare l'app. Per scaricare l'app attivo la fotocamera del mio telefono, ribalto lo strumento e sotto alla cover trovo un QR code sull'etichetta che riporta anche il numero seriale dello strumento. Inquadro il QR code e parte la procedura di installazione della web app. Do ok. Su alcuni telefoni potrebbe chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei sensori giroscopici. Il mio qua non l'ha chiesto perché vabbè, l'avevo già dato e quindi è rimasto memorizzato nella cache. Andiamo nelle app e troviamo Inerzia X1. Lo strumento in questo momento non è calibrato, ok, si vede, e facciamo la procedura di calibrazione. La facciamo in modalità expert. Siamo in modalità expert, ok. La modalità expert che cosa ci consente di fare? Di andare a selezionare direttamente il campione che vogliamo misurare, quindi campione A o campione B. Effettuiamo la misura e possiamo farne una o più di una, quante ne vogliamo, possiamo cancellarle, analizzarle, insomma è un po' più completa rispetto alla procedura che troviamo nella modalità standard, dove c'è un wizard che ci guida passo passo nella misura dei campioni. Ok, montiamo il campione nel supporto. Mi raccomando, il contatto dell'estremità della barra sul supporto, stringiamo bene il velcro per tenere ben saldo il supporto e montiamo il telefono. Provo a girare un po' la fotocamera. Allora, in questo momento abbiamo il campione con la vita, quindi è il campione B. Prima cosa che però voglio fare, voglio andare a controllare il livellamento del telefono, che mi sembra
un po' fuori. Ok, vabbè. Chiudo la livella, campione B. E parte la misura. Ok, questa misura non gli è piaciuta perché ha rilevato un valore di asimmetria troppo elevato. Ok, questa è valida. Facciamone qualcun altro, giusto per sicurezza. Ok. A questo punto rimuovo la vite dalla estremità della barra. Ok, questa è la vite, è un M12 x 30 mm e selezioniamo il campione A. Ok, facciamo un'altra misura. Perfetto. Piccola nota che non vi ho detto prima, nei due campioni noi abbiamo già memorizzato il valore dei campioni che vengono associati allo strumento e che vengono spediti con lo strumento. E l'app li legge direttamente dal QR code. I campioni noi li misuriamo singolarmente, cioè andiamo a verificare la lunghezza, il diametro e il peso di ogni singola barra perché ci stanno sempre delle micro variazioni. Il decimo di millimetro ci fa ballare svariati decimali di inerzia, quindi è una cosa da tenere sempre molto controllata. Gli strumenti che noi utilizziamo hanno una precisione, i calibri che abbiamo hanno 0.02 come risoluzione e la bilancia di precisione a 0.01 grammi. Questo ci porta ad avere un errore sulla misura del campione che è di circa 0.12 punti di inerzia. Torniamo quindi alla nostra app che adesso ci dice che il sistema è calibrato. Facciamo una prova e stiamo misurando il campione A che è 283.23, 283.2. Proviamo a fare un'altra misura. (283.3). Ok, giusto per toglierci lo sfizio, vediamo anche quando andiamo a montare una racchetta, perché poi alla fine lo strumento deve fare questo. Quindi la racchetta si monta, sempre attenzione alla posizione del manico con il tappo ben a contatto con il fondo del supporto, velcro ben stretto in modo che la presa sia bella salda, il piatto ben verticale. Montiamo il telefono nella culla e facciamo partire la misura. Facciamo di nuovo.
Io sto facendo dei test liberi. In realtà, quando poi andrò a fare delle sessioni dove devo fare ehm, del matching o comunque voglio conservare i dati, io posso entrare nella modalità di profilazione della racchetta in cui andrò a dare tutti i dati dal proprietario alla marca, modello, peso, bilanciamento, eccetera, e salvare i dati all'interno dell'archivio telai. Per ora continuiamo qui, giusto facciamo l'ultima misura. Ok, penso sia tutto. Se avete domande, commenti, qualsiasi cosa, scrivete qui sotto e ci sentiamo presto. Ciao a tutti.